Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre, ultima lettura dell'anno, ragazzi, e abbiamo una bella ruota della fortuna. Cambi in vista. Quando c'è la ruota della fortuna normalmente i cambi sono veloci, sono cambi inaspettati ma fortunati. Tenete presente che è anche una carta che parla di vincite, parla di premi, parla di denaro, di eredità, di qualche somma, insomma, scusate il gioco di parole, che arriva in modo inaspettato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi, le cuspidi e un sacco di altre cose, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui. Trovate il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024 e il link alle playlist delle previsioni per il 2024. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile per gli amici della Vergine. Abbiamo un 2 di bastoni, un re di coppe, un re di bastoni, Dieci di pentacoli, cavaliere di spade, asso di spade, e regina di bastoni. Oh, che interessante, re e regina di bastoni. C'è anche un re di coppe. Allora ragazzi, partiamo da questo 2 di bastoni che devo dire, vedendo poi anche questi due re, ho come la sensazione che siate un po' indecisi tra due persone. Per qualcuno potrebbe riguardare una situazione familiare, come se ci fosse da schierarsi con uno dei fratelli o delle sorelle, per capirci. Schierare, prendetelo con le pinze, nel senso, per farvi capire la dinamica. Allora, andiamo a vedere il 2 di bastoni. Quante carte. Allora, partiamo con un carro, un asso di spade che avete già qui, un 3 di spade e un 5 di pentacoli. È come se ci si volesse muovere da una situazione, si volesse andare oltre, però nel momento in cui si fa questo movimento si deve accettare di perdere qualcosa. Devo dire che con questo 5 di pentacoli ci potrebbe anche essere una sorta di carenza monetaria che vi impedisce di fare questa scelta in modo sereno. La scelta è perché c'è sia il carro che il 2 di bastoni. Devo dire che con l'asso di spade qui è come se doveste solo schiarirvi le idee. Andiamo a vedere il re di coppe, cavaliere di bastoni e sacerdotessa. Allora, devo dire ragazzi che questo re di coppe potrebbe essere una persona vicino a voi, il partner, un padre, la persona di interesse, cioè alla quale siete interessata. E con questo cavaliere di bastoni devo dire che ci può essere un movimento da parte di questa persona che, ripeto, può essere già, potete già conoscerla, o se siete single potrebbe essere una persona nuova che fa dei passi verso di voi. Diciamo che si fa notare, ma proprio con dei gesti di generosità. Andiamo a vedere questo re di bastoni. Guardate un'altra volta il re di bastoni e il 9 di coppe.
come la sensazione che qui ci sia qualche questione legata al riconoscimento nella società, al pubblico, agli altri di questa situazione o relazione. Perché è come se avete anche un 9 di coppe, sapete quello di cui avete bisogno per star bene, ma è come se, avendo il re di bastoni al contrario, mancasse una certa passione o per la situazione o per la persona. Vi dirò un'altra cosa, ed è lì che mi spiego il 2 di bastoni. Ho come l'idea che questa potrebbe essere una persona anche nuova che arriva, però il re di bastoni è qualcuno che voi avete in mente da tempo, secondo me. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Mm. Re di pentacoli, cavaliere di spade che avete già qui e temperanza. Allora, io qui ragazzi sento che è come se si scappasse da certe responsabilità. Difatti avete anche la temperanza, è come se ci fosse da mettere in equilibrio quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente. Perché per certi versi qui siete spinti o comunque siete attirati da una persona, però in realtà poi dall'altra parte la testa è su un'altra persona. Se fosse una situazione familiare, ci potrebbe essere qualche questione legata all'economia, ai soldi, per cui si scappa da certe responsabilità. Se fosse per esempio il, non lo so, dover ristrutturare la casa dei genitori, vi faccio un esempio, o cose di questo genere, è come se non si volessero grane, cioè lasciatemi stare, non ho voglia in questo momento, non mi voglio prendere quel tipo di responsabilità. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Mm. 7 di spade, imperatrice e fante di bastoni. Dunque, ragazzi, se fosse una situazione familiare come quella che vi avevo detto prima, c'è qualcuno qui che veramente sta scappando. Avete 2 volte il cavaliere di spade e un 7 di bastoni. C'è qualche verità che non si vuole ammettere, qualche questione di cui non ci si vuole prendere la responsabilità e si tende un pochettino a scappare. Devo dirvi che la famiglia di bastoni è praticamente presente tutta, c'è 2 volte ripetuto il re, però comunque abbiamo fante, cavaliere, re, regina di bastoni e qui c'è anche l'imperatrice che mi richiama un po' la madre, le situazioni anche di soldi, di denaro. E qui avendo la ruota della fortuna, ho come l'idea che per qualcuno sia una questione di eredità da aggiustare. Andiamo a vedere l'asso di spade. Forza e 10 di pentacoli. Bene, lo sento positivo, nel senso che prima il 10 di pentacoli era lì un po' così e adesso lo abbiamo di nuovo come se fosse un, come vi posso dire, un rafforzativo. Qui c'è da mettere le cose in chiaro, ok? Il 10 di pentacoli è una carta di contratti, è una carta di ufficializzazione, è una carta anche di eredità, tra l'altro, di premi. Entro la fine dell'anno potrebbero arrivare dei soldi anche inaspettati, ragazzi. Però vi dico, tra l'asso di spade, il 7 di spade, il cavaliere di spade, è come se ci fosse qualcosa di nascosto. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Matto e regina di coppe. Qui c'era anche il re di coppe. Come se vi dicessero di aver fiducia, più che tutto in voi stessi, perché siete in grado di gestire a pieno la situazione. Sono tutte carte di un'energia femminile, di una forte empatia, del utilizzare le vostre doti femminili
uomini o donne che siate, le doti femminili sono quelle dell'ascolto, della comprensione, della compassione. Però fondamentalmente avete tutti gli strumenti, le capacità per gestire la situazione. C'è il matto vi dice anche un po' di fidarvi di quello che è il destino dell'universo, la ruota della fortuna viene anche definita la ruota del destino. Comunque ragazzi qui abbiamo una carta di chiusura cicli, carte di inizio cicli, quindi è come se la ruota della fortuna anche è una carta che indica una sorta di cambio di ciclo e qui ho come l'idea che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 ci potrebbe essere un qualche tipo di ehm, risultato raggiunto. Quello che prima, secondo me, sembrava faticoso, ad un certo punto diventa stabile. Vi dico, fate attenzione perché c'è qualche cosa che viene nascosto, sia che sia la situazione familiare, sia che sia la situazione romantica, diciamo così. Però è come se qualcuno non si volesse prendere le responsabilità o di un'azione che è stata fatta o di qualche cosa che è stato detto. E poi ho anche questa sensazione, appunto, che ci siano più persone coinvolte, soprattutto se è una situazione romantica, con una delle due si vorrebbe qualche cosa in più, ma non è, secondo me, la persona che voi volete, quella che si avvicina. Quindi anche lì probabilmente è quello che state nascondendo, è per quello che state un po' scappando, perché sì, magari la persona che arriva, vi fa star bene, ma voi in testa avete qualcun altro. Fatemelo sapere nei commenti. Va bene, amici della Vergine, andiamo a vedere un oracolo e poi una carta delle fatine. Uh. Allora, questa carta parla di un serpente e qui vi metto il 7 di spade. Vi dice di guardarvi bene le spalle, ok? Dice che c'è qualche tipo di nemico che in realtà qui, insomma, non vedo proprio un reale nemico, ma va bene, un nemico. Potrebbe anche essere il vostro ego, o la testa per dire. Parla di competizione, di malizie. Sì, è tutto un po' così lasciato per aria, come questa sensazione, come se ci fosse, perché vi dicevo che non si prendono le responsabilità di quello che dicono che fanno? Perché, o magari siete voi, perché è come se si lanciasse l'amo e poi si tirasse indietro la mano. Si dicesse, ma si fanno delle battute allusive, però poi in realtà non si dà un seguito, una concretezza a questa battuta. Ah, vi dice anche l'altra donna. Beh, qui in effetti ho due figure, quindi secondo me ci sono queste due figure nella realtà della seconda parte di dicembre. Mm? Fatemi sapere nei commenti perché sono curiosa di sapere. Va bene, andiamo a... Ok, grazie. Una carta delle fatine che vi dice silenzio. Ah no, servizio. Chissà perché ho letto silenzio. Forse perché tutta questa zona della lettura mi dà da intendere che si sta nascondendo qualcosa. Tenete presente che l'asso di spade è la verità che viene a galla, e qui a testa in giù. Quindi è proprio come se ci fosse qualche cosa che non viene alla luce. E se così fosse, ragazzi, e dovete firmare dei contratti, perché il 10 di Pentacoli parla di contratti, fate attenzione a quello che firmate, leggete tutto nei minimi dettagli, fidatevi del fatto che abbiate le antenne abbastanza ritte per trovare, diciamo, eventualmente le lettere in piccolo, le gabule, diciamo così, nei contratti. Non mi viene una parola italiana per definire gabule. Va bene, però avete capito. Le questioni in piccolo dei contratti, gli imprevisti, diciamo così. Allora, questa carta parla di servizio. Servizio inteso come servizio all'umanità. È un po' come dire di rimanere umili e di condividere, di dare
quello che si sa fare, sia che siano doti, sia che siano conoscenze, insomma, di metterle al servizio dell'umanità, del mondo, perché qui fa vedere che è in mezzo alla natura. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Ci stiamo avvicinando a Natale. Io e i due angioletti ci teniamo a farvi i nostri migliori auguri di buon Natale. Spero davvero che possiate passarlo, diciamo, circondati dai vostri affetti più cari, in pace, in serenità, pieni di abbondanza di calore umano. Io comunque vi mando un abbraccio con un po' del mio di calore umano e vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!